Ok, finalmente siamo arrivati al video del mio Ironman. Come avete visto nel video precedente c'è stato un problema con il tempo. Ha iniziato a diluviare venti a 104 km all'ora, venti che non avevo mai visto. Colazione alternativa. Ora si riempiono i sali e sistemiamo la nutrizione. L'Ironman non è stato fatto a Cervia perché non avevo l'iscrizione, quindi abbiamo fatto fai da te, diciamo, in team, con un team che mi seguiva lungo Rimini e Riccione. Sono stato appunto da 2 meduse, ma ci sta. La prima l'ho vista al braccio, la seconda no, punto alla mano, ma va ben così. La mia prima sensazione entrando in acqua è stata molto buona perché mi aspettavo di vedere tutto buio, scuro e stare in pratica solo con l'oscurità per 2 ore, più o meno come nella nuotata di Monticolo. Lascio qui il link del video della nuotata di Monticolo. Mi ha aiutato molto quell'allenamento lì perché sapevo già le sensazioni che avrei provato durante l'Ironman, guardando per esempio per 2 ore l'oscurità per esempio del fondale, o comunque rimanendo solo perché avevo il team che mi seguiva, però comunque durante la nuotata ero da solo in pratica, in poche parole, no? Era anche piacevole nuotare alla fine, se non fosse stato poi per le 2 meduse, ma quelle ci stava un po' di compagnia, no? La muta ce l'ha prestata il team Advanced Pro di Emilio Garpelli, che ringrazio molto. È stata la prima volta che mettevo una muta per nuotare. Tutti quanti dicono che dovresti provarla prima e approvo questa cosa perché durante l'Ironman mi è venuta una irritazione bestiale al collo e alle braccia. Mi avevano detto di utilizzare qualcosa contro le irritazioni, l'avevo sentito in qualche video, ma sono un demente e non l'ho fatto. Era la prima volta che indossavo una muta e avevo questo tipo di irritazione. Era parecchio pesante da gestire. Show that's the kind of state of mind you gotta combine with hard work and time. You gotta climb to the top. Don't let yourself drop till your heart stops. Let this beat rock. Got a new clock and a new stock for this new rock. Just let your mind loose from the new stock. Drunk off the goose, thinking that I'm too pop. Getting caught with a few thoughts cause I'm too lost. Off the speakers can't even handle me. Giving what I got, nobody's gonna drain my energy and I will never stop. Mi hanno chiesto quale fosse il mio pensiero principale quando nuotavo. Finire la nuotata il prima possibile, perché in poche parole stavo morendo di dolore al collo e alle braccia per l'irritazione della muta e non ce la facevo più. E poi era lunga perché dovevo alternare rana e stile libero a causa del dolore e al collo. E poi basta, è noioso poi nuotare così tanto dopo, soprattutto quando hai male, no? Però ci sta, è stata un'esperienza sicuramente molto utile, anche perché ti forgia un po' la mente, no? E lo spirito, perché sei da solo tutto il tempo, però sei determinato ad arrivare a quel punto e fai di tutto per arrivarci, no? Quindi te ne freghi se hai male, te ne freghi se sei da solo, te ne freghi se hai freddo o caldo, o se ci sono meduse che ti pungono. Tu sei lì per nuotare, finire la distanza che ti sei prefissato e porca di quella bestia lo finisci, perché se no sei un... E sei lì, nuoti, stai zitto e nuoti, porca cane, ok? Perché non ci sono scuse, Avevo 2 orologi, come ho detto nel video precedente, che lascio il link lì, andatelo a vedere. Uno dei 2 orologi ha funzionato male e mi ha contato 500 metri in più, quindi anziché essere 3,8 km ho nuotato per 4,3 km e ho perso parecchio tempo prezioso lì. Ed è durata parecchio, 2 ore, soprattutto perché appunto avevo male e dovevo alternare stile a rana perché mi bruciava da impazzire. Un altro particolare molto divertente è che senza accorgercene siamo finiti sulla costa di Rimini con la punta a un ristorante comunque che si chiamava Rock Island, e questo era un chiaro segno del destino, insomma. Frazione di nuoto finita, questo mi dà 450 metri in più, quindi sui 4 km e 300, che è un peccato perché potevo uscire un po' prima, e questo qua invece è 3,8, penso che questo sia un po' buggato, però vediamo. E adesso stazione di bici, questa è la transizione più lunga della storia mai fatta, ma va bene. E poi ora parte la stazione di bici che sarà la più lunga. Non ho mai fatto più di 100 km in allenamento
Questo vuol dire che devo farne 180 e non ho idea di cosa voglia dire, però ci sta perché è quello che voglio dimostrare, no? Che si può fare, quindi vedremo cosa sarà fare 180 km bici. E non ho il coso paracabasisi, quindi sarà divertente perché ho dei pantaloncini da corsa e scarpe da corsa, però tanta allegria, quindi basta questo. C'è stato il tempo di transizione nuoto bici più lungo della storia dell'umanità, probabilmente, non mi ricordo adesso se 20 o 40 minuti. Ci ho dedicato così tanto tempo alla transizione perché non avevo mai pedalato più di 100 km nella mia vita e sapevo che me ne aspettavano 180 km, quindi non avevo idea delle sensazioni che avrei provato, però ero molto positivo e determinato, quindi non mi interessava, in poche parole. La mia tattica era quello di fare tutto l'Ironman lento, sia la nuotata che la bici che la corsa, ok? Perché non avevo mai fatto quelle distanze e quindi l'importante era solo terminarlo sotto le 17 ore. Ci avrei impiegato almeno 9 ore più o meno, 8-9 ore minimo. Mi sono mangiato una barretta e 2 panini col burro d'arachidi portati da Morena, la mamma di Elle, del mio migliore amico, che ringrazio molto. Sono passato in bici. La parte della bici anche è stata divertente dell'Ironman, non avevo mai fatto più di 100 km in vita mia, quindi non avevo idea di cosa significasse fare 180 km dopo 4 di nuoto, 4,3 a causa dell'orologio. Era abbastanza divertente, però ero molto positivo a riguardo, no? E un dettaglio, non avevo un body da gara, no? E non avevo il completino da ciclista. Mi sono messo semplicemente i pantaloncini da corsa, la maglia per correre, termica, e la Camelbag, il mio rifornimento d'acqua, in poche parole, no? Il percorso anche è stato un problema perché purtroppo abbiamo beccato il giorno in cui c'era una manifestazione di macchine d'epoca e c'era davvero tanta gente lungo le ciclabili e anche lungo le strade, purtroppo. Era proprio impossibile da girare ad alte velocità e ormai stavo perdendo tempo perché c'era troppa gente lungo la ciclabile, non potevo andare in bici tranquillo, no? Quindi ho iniziato ad andare sulla statale, la strada era abbastanza larga e le macchine mi passavano abbastanza lontane, no? Quindi non c'era problema. L'unica cosa è che ho perso tipo un'ora a schivare la gente, ormai era diventata una questione di arrivare alla gara, arrivare alla maratona, perché ho iniziato l'Ironman non pensando alle varie sezioni nuoto, bici e corsa, semplicemente pensavo alla corsa, era quello l'obiettivo. Tu devi concentrarti solo sull'obiettivo finale, ok? Tutto quello che c'è prima te ne freghi, devi concentrarti solo sull'obiettivo finale e quello e basta, ok? Buono, siamo a 164 km, ancora 16 e niente, gambe così un po' pesanti, ma ci sta. Niente, anche le chiappe fanno male, ma questo ci sta anche visto che non sono vestito da bici. Che roba, ultimi chilometri facendo zigzag tra la gente e poi si parte con la maratona. Ho trovato anche 2 colline e in questo modo ho potuto simulare la salita dell'Ironman, appunto. Per chi non lo sapesse, all'Ironman di Cervia c'è una salita, così ne ho fatte 2, così nessuno poteva dirmi che all'Ironman ufficiale c'era una salita e io non l'ho fatta. Le ho fatte 2, quindi a posto così. Quindi se sei uno che ha fatto l'Ironman di Cervia e mi volevi commentare che mancano le salite, no, le ho fatte, quindi... Adesso sto finendo la bici, poi faccio cambio, maratona e via, dovrei finire per mezzanotte circa, mezzanotte l'una mi sa. E ora ho dovuto schivare un po' di gente visto che le strade non sono chiuse, ma ce la facciamo andare bene come versione di Ironman, va bene? Finiti 180 km e c'è stato il secondo tempo di transizione più lungo della storia dell'umanità. Non avevo mai fatto così tanti chilometri in bici. 18 minuti e 30 secondi di transizione, è la più lunga della storia mai fatta, ma ci sta tutto. E dovevo ancora fare una maratona, quindi era un casino per me, in poche parole, era davvero difficile. Mi sono seduto lì, c'era una poltroncina, mi sono seduto e ho recuperato, si fa per dire, ho mangiato una barretta e un panino, e col burro d'arachidi buonissimo, ringrazio ancora Morena.
una valanga di gel, una valanga di barrette. Faccio una barretta all'ora, gel ogni 5 km, uno ogni 5 km. E abbiamo 5 ore e mezza per concludere l'Ironman in 17 ore. Provo a fare 6,30 di ritmo, ma non lo so perché non ho mai corso dopo 180 km di bici. Quindi finireste entro le l'1:30? Devo fare entro l'1:30. L'inizio è stato abbastanza tranquillo perché semplicemente sapevo che sarebbe stato molto difficile la maratona finale, però ho iniziato me l'ero già prefissato nella mente, no? Era solo un po' noioso perché ormai era la 12ª ora di gara e dopo un po' ti annoiavi. Allora ho iniziato a fare qualche videochiamata con qualche amico e con qualche persona proprio per far passare un po' il tempo e sentire come stavano. A metà percorso ero già cotto, era tutto buio, faceva un freddo cane, ero proprio lentissimo, avevo crampi alle gambe e dolore a qualche dita del piede. Ormai ero troppo determinato a finirla. Sto continuando, è mezzanotte, credo, mezzanotte 10. E non avrei mollato sicuramente, no? Per farlo entro le 17 ore dovevo finirlo entro l'1:40, quindi ci sono nei tempi. Ora lo concludiamo questo Ironman. E avevo calcolato al millesimo di secondo praticamente il ritmo che dovessi tenere. Buono, ultimi 10 km. Chiunque può fare qualsiasi cosa, porca vacca, ok? Erano passate circa 16 ore, avevo ancora un'ora prima di sforare il termine dell'Ironman. Non potevo arrendermi perché mancava solo tipo 5 km, sono stati 5 km più lunghi della mia vita. Dai, gli ultimi metri! Forza, grande! Bravo! Bravo, bravo! Dai. È andata! Arrivato alla macchina ho trovato i genitori del mio migliore amico che ringrazio molto. 16 ore e 52. 16 ore e 52. Dai, quindi sei dentro stato le dentro allora? 17 Sì, ore. Siamo riusciti a concludere l'Ironman in 16 ore e 52 ed è stata un'esperienza unica, bestiale. Le persone potrebbero chiedersi perché io l'abbia fatto da non allenato. Ho fatto questo Ironman quindi non per vantarmi, ma semplicemente come allenamento mentale, appunto. A me non importava fare buon tempo, a me importava semplicemente chiudere un Ironman e dimostrare che anche da non allenato puoi fare qualsiasi cosa. Semplicemente poi sapere di riuscire a concludere un Ironman con un solo mese di preparazione ti evolve la mente, perché tu pensi di non riuscire a fare certe cose, ma in realtà solamente se ti impegni un attimo e se ci metti un attimo di cuore, di volontà e di spirito, riesci a fare qualsiasi cosa, no, nella vita. Spero che questo video abbia dimostrato ciò che sto cercando di spiegarti e vai a correre. Yeah, yeah, let's go. I ain't the first with the curse, with the thirst that I wanna be better. Ok, prova, buono, molto bene, aspetta, molto bene, molto bene, molto male, no, molto bene. Finalmente siamo arrivati al video del mio Ironman e tanto mi fermo all'Ironman e c'è stato un problema con il tempo. È questa. Era una pigna. L'abbiamo spostato, come avete visto, allora. Aspetta che ho cliccato qualcosa qua, non so. Ok, sì. Sta andando ancora, sì. Perché? Era solo stato un po' noioso, ti concentri sulla corsa perché è quella la cosa finale. Non so se mi sono spiegato, ma no, non mi sono spiegato, vabbè. Perché non ci sono scuse. Bene. Un po' troppo. Questo è il mio Ironman e molto aspettato. No, molto aspettato lo tolgo. Are we gonna play now? Ready for the show? I'm about to take down
out of my face now, yeah, you gotta go. Man, I'm on the chase now, leave me on my own. I got a chance to break